Quando si parla di e-mountain bike c'è un nome che torna costantemente tra le preferenze di appassionati, tester e professionisti: la Specialized Turbo Levo. Fin dalla sua prima comparsa, la Turbo Levo ha rappresentato un punto di svolta, non solo per il suo design integrato ed elegante, ma per come ha saputo fondere potenza, autonomia e prestazioni trail in un unico pacchetto capace di ridefinire l'esperienza in sella. Con ogni generazione Specialized ha alzato l'asticella e non è un caso se la Levo è spesso considerata il benchmark del settore, un riferimento con cui ogni altra e-mountain bike prima o poi deve confrontarsi. Personalmente conosco bene questo mondo, ho posseduto una Turbo Levo del 2020 e l'ho posseduta fino al 2024. Di quella bici all'infuori del motore che mi ha dato un po' di noie, ne serbo comunque un buon ricordo e vi posso garantire che ogni volta che salivo in sella capivo perché la Levo è una delle bici più amate e imitate sul mercato. Oggi però siamo davanti a una nuova generazione, la Turbo Levo 4. In questo video la metterò sotto la lente, confrontando le sue 4 versioni principali per capire cosa cambia, cosa migliora e soprattutto quale vale davvero la pena scegliere. Prima di iniziare vorrei chiedervi di registrarvi al canale, a voi non costa nulla, mentre a noi darebbe la possibilità di portare contenuti sempre più interessanti. I modelli della Specialized Turbo Levo 4 sono 4 per l'appunto, la S-Works Levo 4 da 14.500 euro per 23,68 kg, la Levo 4 Pro da 12.000 euro per 23,94 kg, la Levo 4 Expert da 10.000 euro per 24,41 kg e per ultima la Levo 4 Comp da 8.000 euro per 24,41 kg. Ma andiamo a scoprire le caratteristiche e le differenze. Innanzitutto bisogna specificare che la nuova Specialized Turbo Levo utilizza il sistema di taglie S-Sizing che va da S1 a S6. Questo sistema non si basa solo sulle misure antropometriche tradizionali, ma tiene conto anche dello stile di guida e del tipo di sentieri percorsi. Le taglie più piccole, S1, S2 e S3, offrono maggiore agilità e reattività, ideali per chi cerca una guida più giocosa, mentre le taglie più grandi, S4, S5 e S6, offrono maggiore stabilità e controllo, perfette per chi affronta terreni tecnici ad alta velocità. Passiamo al telaio. Tutti i modelli hanno un telaio in carbonio FACT 11M. Il modello più costoso, S-Work, offre anche un Shocks Extension in carbonio, ovvero il componente che collega l'ammortizzatore al telaio. Gli altri modelli Pro, Expert e Comp utilizzano un Shock Extension in alluminio. Questa differenza contribuisce a una riduzione di peso ed a una maggiore rigidità strutturale nella zona della sospensione posteriore. Le forcelle hanno tutte 160 mm di escursione, ma i modelli S-Works e Pro montano Fox Float 38 Factory Grip X2, il top assoluto con steli da 38 mm. La cartuccia Grip X2 ha 4 regolazioni indipendenti, compressione e ritorno sia a bassa che alta velocità. Gli steli hanno un rivestimento Kashima che migliora la scorrevolezza degli steli ed è ideale per chi cerca la massima performance e personalizzazione. La Expert monta Fox 38 Performance Elite con cartuccia Grip X2, stessa idraulica e stesse regolazioni della Factory. Gli steli non hanno il rivestimento Kashima, ma presentano una finitura nera anodizzata. Stessi steli da 38 mm con stessa rigidità e pur avendo una performance quasi identica, il prezzo è leggermente più basso. Il modello Comp invece monta una Fox Float 36 Rhythm Grip con steli più sottili da 36 mm. La cartuccia Grip base ha solo 2 regolazioni, compressioni e ritorno. È più leggera, più economica, ma meno precisa e reattiva in tracciati aggressivi. È ottima per un uso trail o all mountain moderato. Passiamo alla sospensione centrale. I modelli S-Works e Pro montano Fox Float X Factory con Specialized Genie Shock Tech, mentre la Expert e la Comp montano Fox Float X Performance Elite con Specialized sempre Genie Shock Tech.
Entrambe utilizzano la tecnologia Genie sviluppata da Specialized perché personalizza la risposta dell'ammortizzatore in base alle esigenze del telaio e del ciclista. Quale è meglio? Scegliete Foxfloat X Factory se volete il meglio anche in termini estetici con il famoso rivestimento Kashima che riduce l'attrito e migliora la durata, o scegliete Foxfloat X Performance Elite se volete le stesse prestazioni ad un prezzo più contenuto, rinunciando al rivestimento Kashima. E passiamo al motore. Mentre il modello S-Works monta lo Specialized 3.1 S-Works, gli altri tre modelli montano il motore Specialized 3.1 Standard. Il modello 3.1 Standard è perfetto se cercate una bici potente ma equilibrata, adatta a lunghi giri senza sacrificare troppo l'autonomia. Ha una copia massima di 101 Nm, potenza massima di 666 Watt, ha un carattere equilibrato molto potente per la maggior parte degli utilizzi trail enduro ed offre una spinta fluida e progressiva. L'efficienza è ottima grazie alla buona efficienza termica e gestione intelligente della potenza. Il modello 3.1 S-Works invece è adatto per coloro che vogliono il massimo delle prestazioni, magari in ottica gare, per percorsi estremi o uso molto aggressivo. La copia massima di 111 Nm per una potenza massima di 700 Watt. Il carattere è orientato alla performance pura. La risposta è più pronta e aggressiva mentre l'autonomia è leggermente inferiore a parità di batteria e stile di guida, proprio perché tende a erogare più potenza. Tutti i motori utilizzano batteria integrata da 800 Wh a cui può essere aggiunto un extender da 280 Wh, portando l'autonomia a un totale di 1120 Wh. Le trasmissioni. Tutti e quattro i modelli montano trasmissioni diverse. Il modello S-Works monta SRAM XX Eagle AXS. Questo è il top di gamma, pensata per il cross country da gara e i rider che vogliono il massimo della leggerezza e delle prestazioni. Ma la tanta qualità ha un prezzo e l'XX Eagle costa veramente tanto. Scegliamo di un gradino. Per il modello Pro troviamo lo SRAM XO Eagle AXS. Qui parliamo di robustezza pura in quanto pensato per l'enduro e per chi vuole attaccare forte anche nelle discese più dure. Non è una trasmissione leggerissima ma è una delle più resistenti sul mercato. Anche questa trasmissione ha un prezzo relativamente alto. Il modello Expert monta SRAM GX Eagle AXS. Questo gruppo è il re del rapporto qualità-prezzo. Ha tutta la comodità della cambiata wireless e performance davvero convincenti, anche sul trail tecnici. Pesa un po' di più e le cambiate sono leggermente meno reattive sotto carico rispetto ai modelli superiori, ma per la maggior parte dei rider è la scelta più intelligente. E per finire il modello Comp monta SRAM S1000 Eagle AXS, l'entry level della gamma AXS. È perfetto per i bike e utilizzo escursionistico. È robusto, semplice e molto più accessibile. E passiamo ai manubri. S-Works e Pro montano un manubrio in carbonio Raceface IRA dalla tecnologia moderna e design avanzato. Per gli altri due modelli troviamo un classico manubrio in alluminio. Il Raceface IRA in carbonio è leggero, rigido, ma anche capace di assorbire vibrazioni. Grazie alla costruzione in carbonio UD rinforzato, il Raceface IRA è perfetto per trail lunghi, discese tecniche e uscite dove il comfort fa la differenza. Il manubrio in alluminio è resistente, costa poco, è più pesante e trasmette un po' più di vibrazioni, ma è affidabile, versatile, è perfetto se state ancora esplorando il vostro stile di guida. Passiamo alle selle. La S-Works monta uno Specialized Power Pro Mirror, la cui superficie è stampata in 3D con tecnologia Mirror, progettata per adattarsi in modo preciso alla morfologia del rider, assorbendo urti e vibrazioni. I binari sono in titanio cavi, leggeri e resistenti. È la sella perfetta se cercate performance e comfort allo stesso tempo, soprattutto per lunghe uscite o gare. Ma il prezzo è alto. Il modello Pro monta una Bridge Mimic Expert pensata per ridurre la pressione nella zona perineale, soprattutto nelle lunghe pedalate. La forma è più tradizionale rispetto alla Power, ma molto equilibrata e con i binari sempre in titanio cavi. Mentre i modelli Expert e Comp
montano una Bridge Comp, la sorella minore della famiglia Bridge, con una struttura simile alla Expert, ma con i binari leggermente più pesanti. È robusta, affidabile e soprattutto economica. Per quanto riguarda il reggisella telescopico troviamo 4 modelli diversi per ogni bici. La S-Works monta il top Fox Transfer Neo Factory. La qualità Fox si paga, ma il feeling è da riferimento assoluto, soprattutto per chi guida aggressivo o gareggia. Il modello Pro monta Bike York Revive Max 3.0 super fluido, leggerissimo e con pochissima manutenzione, è amato soprattutto per chi gira tanto in ogni condizione. Il modello Expert monta PNV Long Post, qui entriamo in una fascia più accessibile ma con ottime prestazioni. È facilissimo da installare e regolare ed è garantito a vita. Non è il più leggero, ma ha un rapporto qualità-prezzo che lo rende perfetto per trail ed all mountain. Per ultimo, il modello Comp monta un X-Fusion Manic, il campione del budget. È affidabile, fluido e non svuota il portafoglio. Ideale per chi vuole un telescopico funzionante e resistente senza spendere il doppio. I freni, il modello S-Works monta i top di gamma di SRAM, vale a dire i Maven Ultimate, quindi la versione più leggera, più rifinita e più potente. I modelli Pro ed Expert invece montano i Maven Silver, meno glamour dell'Ultimate ma quasi identici nella sostanza. Stesso corpo freno, stessa pinza a 4 pistoni, ma leva con boccole invece di cuscinetti. Il peso è leggermente superiore, il feeling resta solido e potente. E per ultimo il modello Maven Bronze è il freno essenziale, niente finiture top, ma tutto quello che serve per frenare fortissimo. La pinza è sempre la stessa, ma la leva è più semplice, completamente in alluminio. Tutti montano dischi da 220 mm all'anteriore e 200 mm al posteriore. I pneumatici sono Bucher Grid Gravity sia all'anteriore che al posteriore, 29 pollici x 2.3 pollici di sezione all'anteriore e 27.5 pollici x 2.3 pollici di sezione al posteriore, quindi una configurazione mallet. Ma la sezione da 2.3 pollici mi dà un po' da pensare. Avrei preferito una sezione almeno da 2.4 pollici in su. Probabilmente la scelta è stata basata per ridurre il peso. I cerchi montati sulla S-Works Pro sono dei cerchi in carbonio, Roval Traverse HD con mozzi DT Swiss 240. Il prezzo è alto, ma la reattività e il feeling sono di livello premium. I modelli Expert e Combi invece montano cerchi Roval Traverse in alluminio. Stesso diametro, stessa larghezza del canale interno da 30 mm, ma costruzione completamente in alluminio. Il peso è superiore, la risposta meno immediata, ma il rapporto qualità-prezzo è ottimo per chi cerca una ruota solida e versatile. Per concludere, la scelta del modello a mio parere dipende principalmente da 2 fattori. Il primo, se siete degli agonisti e fate gare per i mountain bike, andate sul modello top che offre un motore più potente e componenti premium. Se siete dei comuni mortali come me, il modello base Comp a mio parere va più che bene. È la porta d'ingresso al mondo Levo 4, con la stessa ciclistica e feeling di guida, ma con un budget più controllato. E voi quale modello preferite? Scrivetelo nei commenti. Il PDF con tutte le specifiche dei modelli lo trovate sul mio sito internet www.mountainbikingtube.com, scaricabile gratuitamente. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!